Quel mazzolin di fiori, che frasca c'è. Purtroppo gli olivi vanno potati, sono tanto belli, fanno l'olive, fanno l'olio buono, ma vanno potati. C'hanno sto grosso difetto. Che vuoi fare? Vanno puliti. Alessandro! Oh bello! Dimmi Gilby. E c'ho fame! Ha ragione. E so 3 giorni si gira per tutta la Toscana e si ragiona dell'olio, ancora non te l'ho fatto assaggiare. Arrivo, vada, fammi mettere a posto l'attrezzatura e ti sistemo io. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire la préparation de la haute cuisine du marché de la nouvelle cuisine. Avevamo dei gentili ospiti che necessitavano di rifocillarsi, hanno richiesto un piatto di grande preparazione culinaria con una tecnica sopraffina, abbattitori sottovuoto, precottura e poi innalzamento a temperatura previo, No, aspetta. Dunque, siamo partiti che un mio amico aveva appetito, io non sono uno chef, quindi questa me la tolgo e andiamo avanti. Va bene? Quindi, ora mi sento nei miei panni, non sono mai stato un grande chef, non sono mai stato uno chef o un cuoco, ho sempre fatto tutt'altro. E il mio caro amico Gilberto, che mi segue da un po' di giorni per fare i nostri video, aveva una necessità, aveva appetito, perché giustamente parliamo sempre di mangiare, chef che preparano cose belle e buone, dice ma il tuo olio che sapore ha? Ma ha ragione Gilberto, sarà l'ora di assaggiarlo. Quindi questa grandissima preparazione che faremo noi oggi, che richiede grande tecnica, perseveranza e quant'altro, è una bruschetta all'olio. Quindi adesso ci accingeremo a fare delle preparazioni che forse anche voi riuscirete a riproporre nella vostra cucina. E quindi del bel pane, più è bello e più è buono e meglio è. Si affetta, si fa una bella fetta di pane in questa maniera e si va al fornello a tostarlo ora. Bene? L'altro ingrediente che ci serve oggi, perché vogliamo che questa nostra bruschetta, che è composta sostanzialmente da 3 ingredienti, sia al top, quindi un pane buono che andremo a tostare, l'aglione. Che cos'è l'aglione? Dedichiamogli un doveroso minuto, che è mancato dalle nostre tavole per tanti decenni. Nella mia generazione lo usavamo scritto nei menù senza sapere che cosa fosse, non esisteva più sul mercato, è scomparso come tanti altri prodotti del nostro territorio. È ritornato in grande vigore adesso, lo stanno ricoltivando con grandi risultati in Val di Chiana, tant'è che sta per ottenere la DOP. Che cosa lo contraddistingue dall'altro aglio? Che consumato fresco dà una grandissima aromaticità ai piatti, ha una grandissima aromaticità di aglio, ma ha un bassissimo contenuto di allicina. L'allicina è quella sostanza che purtroppo ha lo sgradevole problema di dare un lunghissimo retrogusto, quindi quando si va a dare un bacio si uccide l'avversario o chi abbiamo di fronte, insomma, mentre questo aglio con questa grande aromaticità non ha questo bassissimo contenuto di allicina, quindi tanta aromaticità, tanto profumo, tanto sapore e pochissimo problema di digestione. Si può ovviamente cucinare, sempre importante, come dico io, abbiamo già parlato di questo quando preparavamo la ribollita. Chi usa un olio come il nostro, dietro il quale abbiamo perso tanto tempo per produrlo così buono e così salutare, mai superare il punto di fumo durante le cotture se volete cucinare, e mai superare il punto di fumo con l'olio se dentro ci abbiamo messo un aglio di questa qualità, perché andiamo a rovinare l'aglio, andiamo a rovinare l'olio e andiamo a rovinare anche la nostra salute. Trasformiamo l'olio da un grasso insaturo a un grasso saturo, quindi importantissimo le cotture leggere. Bene?
l'aglione. Allora, ora si piglia la nostra bella fetta di pane buono e si va a tostarla. Venite con me, si va in cucina. Eccoci qua, di ritorno dalla cucina. Abbiamo fatto questa operazione molto complessa di cottura che si chiama tostatura, cioè abbiamo reso croccante la nostra bella fetta di pane. Ora dividiamo il nostro aglione in due. Ragazzi, è una cosa, si spazia dal classico profumo di un aglio fresco a una punta di asparagi, cioè è una cosa straordinaria. Abbiamo la nostra bella fetta di pane fine e ora gli si dà una ricca strusciata proprio bella, fatta bene. E ora vedrete una cosa, invece qui faccio dei riferimenti storici, una storia recente. L'olio, il nostro olio, oggi usiamo il Pereti, il nostro olio fatto a San Quirico d'Orcia, piccola parentesi. Non smetterò mai di dirlo, i nostri oli sono tutti biologici, su questo ci teniamo molto, perché il fatto che siano sani sotto quel punto di vista per noi è fondamentale. Invece di buttare l'olio sul pane, oggi faremo un grande omaggio al mio babbo e a un grande amico del mio babbo, che era un famosissimo frantoiano della Riviera Etrusca, Attilio. Il pane tostato scrogella e non si mette l'olio sul pane, ma si mette il pane nell'olio, proprio perché lo vogliamo unto, bello, grasso, e poi dopo, bello, unto e grasso, assaggia. In questo modo abbiamo sublimato il nostro prodotto, ma davvero, ora cerco di essere serio per un secondo. Pensate, una bella fetta di pane buono, perché c'è pane e pane, quindi una bella fetta di pane fatto con una farina buona, tostato, pizzichino di sale se volete, ma secondo me non c'è nemmeno bisogno, una strusciatina d'aglio, l'olio buono, avete fatto una cena. Ma cosa c'è di meglio? E ora il mio amico Gilberto, che ci ripiglia e che aveva fame, ecco qua la mia sorpresa culinaria oggi, una bella fettunta.